Bentornati a tutti. Prima di cominciare, ricordate di mettere like, lasciare un commento e iscrivervi. E se volete sostenere ancora di più il canale, potete cliccare sul pulsante per entrare nella community. L'argomento di oggi ci porta al centro di una storia in cui la nostalgia, le nuove incomprensioni e il peso dei ricordi si intrecciano in modo irresistibile. Parliamo di due nomi che, per una generazione di fan, non hanno mai smesso di formare un eco nel cuore: Gökberk Demirci e Özge Yaz. Per anni, il loro legame ha superato i confini delle scene che li ha fatti conoscere. Non si trattava solo di un'ottima collaborazione professionale, chi li seguiva giurava di percepire qualcosa di più, un'alchimia che sembrava parlare con un linguaggio proprio, fatto di sguardi, pause e piccole intese percepite anche da lontano. Anche quando i progetti condivisi si sono conclusi e le strade si sono divise, quella scia emotiva non si è davvero spenta. Era come se una parte del pubblico fosse rimasta in attesa, sospesa, convinta che tra loro ci fosse ancora una storia da raccontare. Poi, all'improvviso, tutto è cambiato. Una puntata potente della nuova serie di Gökberk è andata in onda, e tra le sequenze più commentate c'erano scene intense con la sua nuova partner di scena. La reazione del web è stata immediata, i social sono letteralmente esplosi. Quello che era iniziato come un dibattito normale, con complimenti alla prova attoriale e curiosità sulla trama, si è trasformato rapidamente in una marea di teorie su un possibile triangolo emotivo che coinvolgeva Gökberk, la nuova coprotagonista e, inevitabilmente, Özge. I commenti sono aumentati così in fretta da costringere il team di Gökberk a intervenire con un comunicato secco, quasi tagliente: Gökberk fa il suo lavoro. Ciò che riguarda Özge appartiene al passato. Il messaggio era chiarissimo, costruito per mettere dei confini e riportare la discussione alla realtà professionale. Eppure, invece di placare gli animi, ha aggiunto benzina al fuoco. In tanti hanno letto tra le righe un tono freddo, altri si sono sentiti delusi, altri ancora hanno interpretato quelle parole come un tentativo di proteggere qualcosa di fragile. Pochi giorni dopo, i paparazzi hanno beccato Gökberk all'uscita da una riunione con la produzione. Le domande sono piovute come grandine, sul nuovo ruolo, sull'intesa con la partner di set, su quello che provava quando il pubblico riportava tutto a Özge. Lui è rimasto calmo, misurato, come sempre. Ha sorriso appena e ha detto soltanto: sto facendo ciò che amo. Il resto appartiene a ieri. Non ha smentito niente, non ha spiegato nulla. E come succede spesso, il silenzio ha alimentato ancora di più le ipotesi. Nel frattempo, è trapelato un video di backstage. Pochi secondi, rubati sul set. Si vede Gökberk con il copione in mano, intento a ripassare una scena, mentre la nuova partner di scena gli sta accanto. A un certo punto, lei gli dice qualcosa che non si sente, e lui accenna un sorriso breve, quasi involontario. Niente di clamoroso, eppure tanto è bastato per far scoppiare il nuovo tema caldo della settimana. Gli utenti hanno scomposto quel sorriso fotogramma per fotogramma, analizzando la postura, l'inclinazione del capo, la posizione delle mani, come se ogni dettaglio potesse tradire un sentimento autentico. Alcuni giuravano che fosse un momento rivelatore. Altri ribattevano che, su un set, è il minimo sindacale. In ogni caso, se ne parlava, e come. Ed ecco che, senza pronunciare neanche il suo nome, Özge è entrata nella conversazione. Ha pubblicato una storia su Instagram, scura, dal tono intimo, con sopra una frase di una canzone: chi se ne va non torna mai. 3 parole e un punto interrogativo capaci di spaccare in due la rete. Era un riferimento a lui? Un rimando alla nuova serie? O qualcosa di completamente personale? Nessuno lo sapeva, ma tutti avevano un'opinione pronta. Il clima si è acceso ancora di più quando, nel pieno delle discussioni, è andata in onda la scena della lettera. Nella serie, Gökberk interpreta un uomo in bilico che scrive parole difficili a una persona del suo passato. La battuta che è diventata virale: ho provato, ma non sono più l'uomo di prima. Bastata una notte, e quella frase ha iniziato a circolare ovunque,
meme, clip, fan edit, commenti. Molti hanno sentito che c'era qualcosa di personale, che in quelle parole si nascondesse un retrogusto di verità. La sceneggiatura, però, era chiara. Gli autori sono stati costretti a intervenire. È recitazione, solo recitazione. Non c'è alcun messaggio indiretto a persone della vita reale. Ma quando i fan sono coinvolti a livello emotivo, le smentite ufficiali spesso scivolano via come acqua. Il cuore ascolta il cuore, non i comunicati. Il giorno dopo, Ozge ha postato una foto al tramonto. Sotto, poche parole, alcune ferite sono invisibili, ma si sentono sempre. Nessuna spiegazione, nessun contesto. Eppure, migliaia di commenti sono arrivati in un lampo. C'era chi le mandava affetto, chi chiedeva chiarimenti, chi la invitava a chiudere un capitolo e chi, al contrario, sperava che i fili del destino si ricollegassero. A quel punto, un'amica molto vicina a lei ha condiviso, in via confidenziale, che Ozge sta lavorando su se stessa, cerca pace, sceglie routine più sane, lascia andare tutto ciò che le toglie equilibrio. Quelle parole hanno cambiato il tono generale del discorso. Forse, dicevano in molti, i post non erano messaggi per qualcuno. Forse erano un capitolo del suo percorso di cura personale. Eppure, nonostante questa prospettiva più matura, i fan faticavano a lasciare andare l'immaginario che avevano costruito. La loro chimica, un tempo, aveva acceso in tanti l'idea che tra Gökberk e Ozge si muovesse qualcosa di profondo e irripetibile. Vederli con nuovi partner di scena diventava, per alcuni, come perdere una storia nella quale avevano investito tempo, emozioni e speranza. Non bastano poche frasi per sciogliere un affetto così sedimentato. Fonti vicine a Gökberk hanno descritto la sua posizione con parole misurate. Prova grande rispetto per ciò che lui e Ozge hanno condiviso, ma la pagina è stata voltata. Ora è concentrato sul lavoro, sulle sfide della nuova serie, sul raccontare una storia che non sia schiacciata dai paragoni. Parole che suonavano salde, inevitabili, ma che non hanno impedito al fiume dei pettegolezzi di continuare a scorrere. Tra i sussurri ha iniziato a girare anche una citazione attribuita a Ozge, mai confermata. Se il destino un giorno ci riunirà, sarà perché doveva succedere. L'ha davvero detta? Nessuno lo sa. Eppure, molti hanno voluto crederci. È come una formula che lenisce le ferite. Se è scritto, accadrà, se non accade, significa che c'era una ragione più grande, e allora si può lasciare andare senza colpa. In tutto questo, il presente non ha smesso di bussare alla porta. Sul set, Gökberk ha continuato a lavorare con disciplina ferrea, talvolta apparendo distante, talvolta lasciando filtrare un'umanità che i fan riconoscono a colpo d'occhio. La partner di scena ha mantenuto un profilo professionale, evitando di alimentare qualsiasi indiscrezione. Qualcuno giura che tra di loro ci sia solo quel tipo di complicità che serve a fare bene il proprio mestiere. Due attori che si ascoltano e si rispettano, niente di più. Qualcun altro, invece, continua a leggere segnali ovunque, perché il cuore, quando decide di vedere, vede anche nel buio. E Ozge? Lei ha scelto la strada dei silenzi pieni. Le sue uscite pubbliche sono state rare, calibrate. Una volta ha pubblicato una foto di una tazza di tè e un libro aperto, con una frase: a volte l'unica risposta è respirare. Un'altra volta, un primo piano di mani intrecciate, non si capiva di chi fossero, con la didascalia: ci sono cose che non si spiegano. Ogni scatto era una piccola porta socchiusa. Entrare o restare fuori dipendeva da chi guardava. Man mano che le settimane passavano, la discussione ha trovato un ritmo nuovo, meno assalti, più riflessioni. C'è chi ha detto che le storie più belle non finiscono, semplicemente cambiano forma. C'è chi ha scelto di sostenere Gökberk nei suoi nuovi progetti senza paragonare ogni singola scena a ciò che fu. C'è chi ha inviato a Ozge messaggi privati di incoraggiamento, senza pretendere risposte, senza chiedere nulla in cambio. Rimane, però, la domanda che fa tremare i polsi: gli echi del loro passato vibrano ancora nell'oggi, o è il momento per tutti, fan compresi, di fare un passo avanti?
L'onestà costringe a dire che le due cose possono coesistere. Si può custodire un ricordo e, nello stesso tempo, dare spazio al presente. Si può applaudire una scena intensa con una nuova partner senza tradire ciò che si è amato. Si può augurare serenità a chi ha fatto parte di un capitolo importante e, allo stesso tempo, non pretendere che la storia riprenda da dove si era interrotta. La verità è che le emozioni che vivono sullo schermo hanno un potere strano e potente. Ti entrano in casa e, senza chiedere permesso, si siedono vicino a te sul divano. E quando gli attori scendono dal set e tornano alla vita reale, quelle emozioni spesso restano lì, a guardarti. Succede con tutti, ma con Gökberk e Özge è successo con un'intensità che ancora oggi sorprende. Forse è per questo che, a distanza di tempo, c'è ancora chi spera, chi teme, chi interpreta. Ciò che possiamo dire è che, al di là dei rumor, ognuno sta cercando il proprio equilibrio. Gökberk dentro il ritmo serrato del lavoro, dentro una serie che lo sfida e lo mette alla prova come attore e come persona. Özge dentro un percorso più intimo, fatto di passi piccoli, respiri lunghi, scelte quotidiane. Entrambi, probabilmente, sanno che l'attenzione del pubblico li seguirà per molto. È il prezzo delle storie che colpiscono nel profondo, non smettono di vivere quando si spengono le luci. E allora lo chiediamo a voi. Credete che quel filo invisibile tra Gökberk Demirci e Özge Yaz, quel filo che una volta sembrava indistruttibile, stia ancora vibrando sotto la superficie? Oppure pensate che sia arrivato il momento, per tutti, di voltare pagina con gentilezza, senza strappi, ricordando il bello e lasciando spazio al nuovo? Raccontatecelo nei commenti. E, prima di andare, non dimenticate di sostenere il canale, mettete like, iscrivetevi, e se volete fare un passo in più, cliccate per entrare nella community. Le storie come questa ci ricordano che le emozioni nate davanti a una telecamera possono essere così forti da attraversare gli anni. Restano. Ci accompagnano. E, a modo loro, ci cambiano. Grazie per averci seguito. Restate con noi per altri racconti come questo, qui, dove i sentimenti non hanno paura di farsi sentire.